Ragazzi, questa è la mitica Espagnola Way e più avanti incrocia la Washington Avenue. Non penso che ci andremo adesso perché sta facendo veramente una bestia di caldo. Noi siamo alla ricerca di un market perché abbiamo bisogno di comprare un'altra tanica d'acqua e poi magari vediamo di comprare qualcos'altro. Ragazzi, qui ci sono due auto della polizia bellissime. C'è una Ford e lì un'altra Ford molto molto belle, con le luci accese. Dirigiamo il nostro hotel a consumare il paninetto. Il pomeriggio è così l'Ocean Drive, molto molto tranquilla e serena. Non c'è tutto il caos della sera, naturalmente. Ragazzi, lì è possibile noleggiare una supercar e scorrazzare tranquillamente a Miami, non male. Abbiamo trovato un Italian trattoria, questo è il suo interno. Siamo, se non sbaglio, sulla Collins. Sì, sulla Collins. La pizza a video rende davvero l'idea. Sembra tutta ben fatta, almeno con l'occhio ci siamo. I prezzi non sono neanche tanto alti, costano $11,95. $14,95, 14, 15, 13, 16. Non male ragazzi, da tenere presente. C'è anche il reparto pasta con rigatoni, spaghetti. Un piatto di pasta costa dai $12 ai $16. Non male, lo teniamo presente. Ragazzi, siamo all'altezza, sempre sulla Collins, del mitico Delano, storico albergo di Miami, uno tra i più grandi, ma più che più grandi è uno fra i più antichi. Siamo esattamente sulla Collins, angolo con la 17ª strada. Allora ragazzi, qui a Miami è possibile prendere questo Miami Beach Trolley, è un antico tram che vi fa l'escursione da Miami South Beach fino alle Key West. Non male, molto divertente direi. I locali iniziano pian piano ad accendersi ed avviarsi, sono uno più bello dell'altro, tutti abbastanza in festa e preparati per la serata. Qui a Miami non c'è un giorno particolare della settimana, ma tutti i giorni si fa festa. Può essere lunedì, può essere sabato o giovedì, non cambia nulla, specie in questo periodo di alta stagione. Guardate qui cosa hanno fatto, tagliato in due una Vespa. Ragazzi, quello in fondo è lo stadio dei Miami Heat. Ragazzi, guardate com'è buffa questa bici che abbiamo sull'autobus collegata, quindi è possibile collegare, cioè attaccare la bici su questo portabici e andare con l'autobus. Quello è il Miami Heat, lo stadio FTX Arena si chiama adesso, prima era American Airlines Stadium. Sulla sinistra è l'insegna di Bayside, un bel quartiere di Miami che vi suggerisco di visitare. Da qui partono anche diverse escursioni per fare il giro delle isole dei ricchi, le isole dei milionari. Scusate l'audio, ma sono su un autobus. E inoltre qui c'è anche l'Hard Rock Café e da quest'anno c'è anche la ruota panoramica. Adesso siamo all'interno della downtown, quindi qui è un'altra Miami, è una Miami nuova con tutti i palazzi, grattacieli. Ragazzi, allora qui sta sorgendo un altro nuovo palazzo, ma guardate cosa c'è dietro, oltre a quel bel murales. Guardate quei grattacieli, provo a zoomare un pochino, vediamo dove ci porta. Guardate quanto è molesta quest'auto, ha praticamente questo ferro anteriore per speronare in caso di inseguimenti. È una Ford veramente molto bella. Protect, Serve, Inspire. Wow. Come anticipato ci stiamo recando in direzione Bayside, un quartiere, una zona di Miami, zona nuova, downtown. Qui oltre a fare tantissimi e numerosi eventi, quali uno degli eventi più belli, almeno per quanto mi riguarda, e che ancora non sono riuscito a vedere in questi anni, è Miami Ultra Music. Qui si susseguono tantissimi ospiti e DJ internazionali, da David Guetta, Steve Aoki, Bob Sinclair e tantissimi DJ. Miami Ultra lo fanno praticamente lì dietro, oltre a fare la fiera del fitness. Vedo la ruota panoramica, cosa che non avevo mai visto. C'è l'Hard Rock Café, la possibilità di tanti bar, trattorie, ristoranti dove poter mangiare o fare comunque shopping,
e da qui partono tutte le imbarcazioni per fare il giro di Star Island e tante altre escursioni nautiche qui da Miami. Guardate come cambia lo scenario qui a Miami nella downtown con questi grattacieli enormi. Sembra di stare nuovamente a New York, però con un clima decisamente diverso. Qui dietro ricordo che anni fa ho fotografato la statua del nostro carissimo Cristoforo Colombo. Qui c'è una riproduzione di un dinosauro, Dino Safari, eccola qui, Bayside, grande scritta, c'è tantissima gente, quindi tra un po' dovrò spegnere da questa parte e saltare l'ingresso. Qui siamo all'interno del padiglione shopping, dove si possono acquistare tutti i gadget con il nome Miami, naturalmente, magliette, cappellini, cartoline, tartarughe a peluche e magneti, vabbè, chi più ne ha più ne metta. Miami Gift, addirittura c'è anche un box dedicato all'India, Miami It. In quella zona ricordo che c'era un anfiteatro dove facevano spesso eventi, musica latina, balli, era molto molto bello. Niente, stiamo costeggiando adesso tutte le imbarcazioni che sono quelle che vi dicevo e praticamente da lì si parte da qui per fare il giro delle isole, quindi Star Island e quant'altro. Quella è un'altra imbarcazione da pazzi, il Thriller. Praticamente salendo lì sopra si vola a non so quanti chilometri orari, a quanti nodi nautici per tutta Miami. Una cosa un po' bizzarra che al momento non ho intenzione di fare. Continuiamo il tour per Bayside. Nel frattempo la torre diventa sempre più alta perché ci avviciniamo naturalmente. Ciao, si può fare anche l'escursione con questa imbarcazione che è molto simile a quella dei Pirati dei Caraibi. Qui esattamente 10 anni fa, ai piani su, mangiammo, c'era a $24, pagammo la cena a persona, escluse le bevande. Vediamo se è aumentato. Niente ragazzi, l'aumento dei prezzi è arrivato giustamente anche qui. Vi ricordo che questo 10 anni fa l'abbiamo pagato $24, era appunto all you can eat. Prendemmo tantissima carne e mangiammo veramente molto molto bene. Salendo qui sopra, siamo sempre nel quartiere di Bayside, lì si vede anche un po' il tramonto. Sì, questo è l'Hard Rock Café di Miami, eccolo qua, si entra da qui e lì sotto ci sono sempre i grattacieli e qui abbiamo una bellissima ruota panoramica che dà sulla città. Naturalmente questa non c'era quando siamo venuti l'altra volta. Ragazzi, sta uscendo un mega yacht qui da Bayside non so se riuscite a vedere in video, ma lì sopra c'è una festa con DJ e vocalist. Praticamente lì sopra ci sono le casse sopra e qualcuno sta suonando o cantando. Mi sembra di vedere una chitarra o qualcos'altro. Comunque roba strana. Sì, c'è uno che sta cantando in effetti. Ragazzi, quella è la statua del mitico Cristoforo Colombo, il nostro italiano. Ci hanno acceso anche le luci, giusto in tempo. In questa zona, in questo posto, che vengono installati i vari palchi utilizzati per i Miami Ultra. Chissà, magari verremo a marzo, generalmente lo fanno sempre nel mese di marzo. Io me lo guardo in TV da YouTube, perché fanno il collegamento in diretta live. Bel palco, hanno montato proprio qui dietro. Cioè, quello di prima era grande, ma questo è veramente una bestia enorme. C'ha gli ingressi come un negozio, come un hotel. Ma quanto è grande? Sarà minimo una 70 di metri. Cioè, più che yacht mi sembra una mini crociera di lusso. Siamo sotto all'Intercontinental. Ragazzi, questi ci stanno inseguendo. Ovunque noi andiamo spunta questo
mega yacht con quella banda sopra un po' stravagante, vai, manteniamoci eleganti, un po' stravagante. Eccoli, sono lì sopra con le casse. È un po' bizzarra come cosa, ma accade di tutto qui a Miami. Ragazzi, benvenuti a Dubai Marina. Naturalmente scherzo, è uguale a Dubai Marina. Chi è stato a Dubai può confermare questa similitudine. Normalmente a Dubai hanno messo delle ringhiere in acciaio inox, questo spazio per passeggiare un pochettino più largo, ma penso che gli Emirati Arabi abbiano preso spunto proprio da Bayside per fare Dubai Marina. Siamo all'ombra di questi mega palazzoni. Questa è una zona di Miami che non avevamo mai esplorato. Eravamo arrivati lì vicino alla statua di Colombo, ma non avevo mai girato questa parte qua, questa zona. Ci sono addirittura le scale per scendere a fare il bagno in quest'acqua che, diciamo, a quest'ora non è proprio invitante. Guardate che bestioni ci sono dietro. Una Miami, ripeto, molto molto diversa da South Beach. Come detto prima, siamo nella downtown. Wow, cos'è? È caduto una specie di dattero dall'albero? Eccolo qui, uno scoiattolino timidino, non ci avviciniamo più di tanto. Qui hanno fatto un nuovo grattacielo, sembra un flat iron di Miami, cioè proprio ha una forma appunto a ferro da stiro. È in costruzione, nuovo, sono appartamenti in vendita a partire da, non so, sicuramente costosissimi, visto la posizione privilegiata che va a guardare su tutta la baia di Biscayne Bay. Ragazzi, sono le residenze di Aston Martin sulla baia di Biscayne Boulevard Way. Ragazzi, non so se la notizia è vera, è fondata, ma mi hanno detto dei ragazzi che erano qui vicino sotto questo grande grattacielo di Aston Martin Residence qui a Biscayne, che è possibile acquistare gli appartamenti con la criptovaluta, la nuova moneta che sta facendo parlare tutto il mondo. E a fianco abbiamo il Marriott Marquis. Siamo sempre nella downtown di Miami ed è subito New York, anche qui. Però più tropicale. Dovremmo beccare un aereo che sbuca dai palazzi. Eccolo lì. Wow. Da questa parte dice construction area, quindi siccome c'è il cantiere aperto, il passeggio finisce qui. È tutto transennato giustamente per motivi di sicurezza e costruzione di questi appartamenti di Aston Martin. Qui le luci iniziano a fare capolino, tutti i palazzi iniziano ad accendersi e diventano sempre più bellini, almeno per chi ama i palazzi e i grattacieli. Quello in fondo è sempre il porto di Miami, da dove escono tutte le crociere che vanno nei Caraibi. Ci stiamo collegando al sito per fare magari un home tour di questi appartamenti di Aston Martin. Non si sa mai, abbiamo qualche criptovaluta nei taschini che ci avanza, magari la utilizziamo per comprare un appartamento qui nel pieno di downtown. Appartamenti Aston Martin Residence, sono veramente bellini, mi piacciono. Quella navetta che vedete lì è praticamente la metropolitana di superficie di Miami. Vorrei capire bene dove fare il biglietto, perché è da anni che la guardo e non l'abbiamo mai presa. Mi piacerebbe divertirmi su quel treno. E gli aerei arrivano incessantemente, cioè non c'è uno stop, a tutte le ore arrivano, partono, sempre aerei, sempre, a tutte le ore. Quel traffico lì in fondo mi sa tanto di Times Square, ma siamo a Miami e non a New York. Bisogna correre, non c'è un attimo di pausa e di relax, ma qua si corre sempre, con queste due qua che organizzano le cose sempre una dietro l'altra, non ci si rilassa un attimo. Abbiamo salito qualche piano e da qui abbiamo una vista già più bella.
Come sapete io ho la passione dei droni e quindi da qui mi sento già un pochino più sollevato. È arrivata una navetta ma ancora non abbiamo visto qual è la direzione. Sì, ci mancava questo giocattolo e ci siamo su. Questa città, ragazzi, continua sempre a stupirmi, è una zona che non c'eravamo mai stati. Wow, abbiamo preso quella navetta gratuita che ti porta avanti e indietro, c'è la mappa, facile da capire perché comunque le linee sono soltanto due, una gialla e una blu. Ah no, ce n'è anche una celeste che fa tutto il giro di downtown. Vi consiglio di prenderla di giorno perché di sera con i vetri oscurati non si vede un granché. Proviamo ad andare in questa zona. Qui c'è il City Center. Wow, ragazzi, quella che vedete lì è la Miami Tower. Dobbiamo scappare purtroppo. Allora dicevo che la Miami Tower, che è quella che vedete alle mie spalle, cambia colore. Ne ha tantissimi LED e le cromie sono una più bella dell'altra. La prima volta che lo vidi nel lontano 2010 rimasi abbastanza scioccato, venendo da un paesino dove il palazzo più grande è di 3 piani. Permite a los pasajeros salir del tren antes de abordar. Questa navetta senza conducente è gratuita che vi scorrazza in giro per Miami. Come detto prima, conviene prenderlo di giorno perché di sera sinceramente oltre al riflesso non si vede praticamente nulla all'esterno. Abbiamo lasciato quella navetta spaziale e cerchiamo di inseguire il profumo per trovare qualcosa per mangiare. Siamo rimasti ancora un po' qui a Tokyo. A me sembra Tokyo, con tutti questi palazzi, questi saliscendi, queste rotaie. Qui c'è un McDonald's qui, Siamo tornati di nuovo a Bayside e siamo alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare. Andrebbe bene anche tipo un piccolo trancio di pizza. Ragazzi, qui a Miami ho viste diverse di queste, non so come chiamarle, auto a 3 ruote, moto, Quello è lo studio di Miami Ink, studio tattoo, uno dei più famosi degli Stati Uniti. Cioè, ha fatto soltanto 20 metri praticamente.